Perché negli anni febbrili della contestazione giovanile, degli hippies, del femminismo, delle lotte di classe, milioni di italiani sacrificano una notte di sonno per incollarsi alla radio e seguire un incontro di box? Una bramosia collettiva li spinge ad accompagnare il viaggio di un giovane istriano, a condividere un'avventura, a cercare di avvicinare un'America che non è ancora proprio dietro l'angolo. Un paese che vive pagine di violenza, di rivolte, scosse rivoluzionarie che intaccano il mito del sogno a stelle e strisce, fra diseguaglianze sociali e discriminazioni razziali. Nino, per la delizia degli organizzatori, è bello, affascinante, bianco. Griffith, il suo avversario, nero ed esplosivo, detiene la corona mondiale e sembra inavvicinabile per lo sfidante. Comunicativo, estroverso, dalla lingua sciolta, ma secondo la stampa dell'epoca vittima predestinata. Il 17 aprile del 1967, mezzo secolo fa, comincia una storia di sport che avrà un seguito e di amicizia. Sì, perché non puoi non diventare amico di uno con cui hai condiviso 45 rounds. Per me era semplicemente Emilio, persona limpida e corretta. Il tempio del Madison Square Garden, alla sua terza versione, ha ancora luci piuttosto fioche, zone d'ombra che aiutano a nascondere segreti, astuzie e paure. Di lì a poco verrà smantellato e il nuovo impianto avrà luci crude, impietose. In tribuna tanti paesà, arrivati con charter o trasferiti da tempo oltreoceano per cercare fortuna. Tutti, insieme a quelli che trepidano davanti alle radioline, provano un orgoglio smisurato e vogliono sentir dire che il nuovo campione del mondo dei pesi medi è Benvenuti, un italiano proprio come loro. Quella volta, in America, anche Noodles è andato a letto tardi. Buonasera, si potrebbe proprio dire c'era una volta in America, come la copertina di Claudio Icardi suggeriva, realizzata da Stefano Garcia, il film di Sergio Leone con il personaggio Noodles. 50 anni fa in America accade qualcosa di assolutamente straordinario. Un italiano sul tetto del mondo quando il pugilato era una vicenda che andava ben al di là delle 16 corde. Parliamo di questo cinquantennale del mondiale di Nino Benvenuti contro Emil Griffith con Dario Torromeo. Buonasera Dario. Buonasera, giornalista, scrittore, profondo conoscitore del pugilato. Che cosa accadde 50 anni fa? Ma è accaduto una specie di miracolo, perché un italiano che andava a vincere negli Stati Uniti il titolo mondiale dei medi contro un idolo locale, Griffith era molto conosciuto, era strafavorito alla vigilia, era un'impresa eccezionale, pochi europei erano andati lì a tentare di conquistare il titolo, solo Marcel Cerdan era riuscito a vincerlo. Quindi Nino rappresentava un po' tutti noi lì, ci ha portato in viaggio negli Stati Uniti, un viaggio che non era lo stesso di ora, gli aerei velocissimi di adesso non erano lo stesso, anche se le distanze si stavano un po' accorciando, anche se la televisione era ormai diventata un bene comune in quasi tutte le case e ci portava quelle immagini. Erano gli Stati Uniti turbolenti che, come ha descritto bene Icardi, ma erano Stati Uniti che dal punto di vista pugilistico contavano molto. E Nino è andato lì a sfidare il campione, a sfidare Emil Griffith, un grandissimo peso welter che da peso medio aveva vinto il titolo contro Dick Tiger, quindi aveva delle referenze eccezionali. E tra l'altro era un'Italia in fermento, un'Italia che si fermò di notte perché alle 3 del mattino erano praticamente tutti svegli, milioni di ascoltatori, milioni di tifosi per ascoltare un evento che probabilmente oggi sarebbe impensabile, Dario. Sì, non c'era la diretta televisiva, sarebbe andata il giorno dopo alle 21:15 con la telecronaca di Paolo Rosi. Paolo Valenti fece la radiocronaca, 18 milioni di radioascoltatori furono calcolati, solo a Milano 5.000 persone misero la sveglia alle 3:30 del mattino per vedere il match che cominciava, la riunione cominciava alle 3, ma in Italia alle 4 del mattino cominciava l'incontro mondiale, quindi era un'Italia che era travolta da questa curiosità di sapere che cosa un italiano sarebbe andato a fare lì. Il pugilato insieme al ciclismo all'epoca erano due sport dominanti in Italia, sport di sofferenza, sport in cui gli italiani andavano forte, quindi avevano un grande seguito. E il governo di allora disse appunto riproponiamo la telecronaca dopo qualche giorno perché c'era il timore che poi gli italiani il giorno dopo non andassero al lavoro e per questo venne proposto la radiocronaca.
Griffith non era un assassino, ma quell'accusa di Parrett, maricon, omosessuale, in un periodo in cui c'era l'America che aveva i bagni per i bianchi e per gli uomini afroamericani, i posti a sedere sugli autobus per i bianchi e per gli afroamericani, fare coming out all'epoca sarebbe stato praticamente impensabile. Lì scatenò tutta la sua ira, ma Griffith era un uomo dolce, gentile. Sì, Griffith fu colpito, aveva la difficoltà in quel periodo a fare coming out, come si dice, ma anche perché era concesso in un'America abbastanza omofoba e molto borghese. L'omosessuale poteva essere solo l'intellettuale, sembrava che soltanto i grandi scrittori, i grandi artisti potessero manifestare così la propria sessualità liberamente, e Griffith ne ha sofferto per tutta la vita di questo problema, ha fatto coming out molto tardi e i giornali stessi non si vergognavano, cioè il politically correct all'epoca non esisteva. Griffith è stato indicato su quasi tutti i giornali italiani come il killer negro. Questa era la denominazione che finiva sui titoli. Quindi in America era più o meno la stessa cosa, era un'America in cui il Ku Klux Klan aveva bruciato le immagini dei Beatles che dovevano andare a fare un concerto negli Stati Uniti, in cui la borghesia non si riconosceva né nel nero afroamericano campione del mondo e neppure soprattutto negli omosessuali. Quindi un omosessuale nero era quanto di più uomo da combattere negli Stati Uniti, e quindi era una situazione molto difficile per lui, ma era sicuramente un campione, Emil Griffith. Ma ecco perché arriva a un certo punto l'esaltazione del suo prossimo avversario, dell'avversario come Nino Benvenuti, con caratteristiche completamente differenti. Dario, bianco, possiamo dire così, biondo, occhi chiari, ecco, arriva la cosiddetta speranza bianca, e arriva soprattutto il pugile che riuscì a conquistare l'oro olimpico a Roma nel 1960, vincitore tra l'altro della Coppa Val Barker. Ancora Davide Novelli. Quando Nino Benvenuti affronta Emil Griffith per il titolo mondiale dei pesi medi, ha un record di 72 vittorie e una sola sconfitta, peraltro discussa contro il coreano Ki So Kim. Le credenziali dell'italiano sono di grande valore. Oltre all'oro olimpico di Roma e la Coppa Val Barker, che premia il miglior pugile del torneo, Benvenuti arriva a New York con in tasca il mondiale super welter e l'europeo dei medi. Ma le credenziali migliori sono nella sua boxe altamente tecnica. L'uso del sinistro in jab è uno sbarramento insuperabile, ma che all'occorrenza Nino riesce ad usare anche come colpo offensivo. I suoi punti di forza sono la precisione e la scelta di tempo. Fino al 16 aprile del 1967, delle 72 vittorie, ben 31 sono prima del limite. Il pugile d'Isola d'Istria possiede infatti il pugno da knockout. Il montante destro e il gancio sinistro sono i colpi che spezzano ogni chance all'avversario. Completa il bagaglio tecnico del nostro più grande campione l'ottimo utilizzo delle gambe negli spostamenti continui e la facilità con cui ha sempre mantenuto il peso ideale senza sottoporsi a estenuanti sedute di dimagrimento. In pratica è sempre pronto. La determinazione e la grande professionalità, unita ad una intelligenza notevole, completano un bagaglio di qualità che fanno di Nino Benvenuti un pugile perfetto, in grado di conquistare il titolo mondiale dei medi in casa di Griffith, al Madison Square Garden. Ma gli americani non sono di questa opinione. Nino, secondo il borsino statunitense, è perdente. Perché Dario, nonostante, avete sentito come Novelli ha alla perfezione definito tecnicamente Benvenuti, ecco, era considerato perdente, Benvenuti nonostante le eccezionali doti? Perché per gli americani qualsiasi pugile venisse fuori dagli Stati Uniti era un underdog, uno sfavorito al momento di salire sul ring. Rino aveva una carriera eccezionale, cioè era stato campione olimpico e miglior pugile dei Giochi di Roma, ma a loro questo non interessava se avesse vinto il titolo nei massimi un americano, allora avrebbe contato qualcosa. Nino aveva avuto una carriera in cui ha affrontato Sandro Mazzini, un altro grandissimo campione, e aveva esaltato se stesso e l'avversario in sfide epiche, quindi aveva tutti i requisiti, non solo quelli tecnici, ma anche di carriera, di concretezza per essere considerato un degno antagonista. Però veniva da lontano, veniva dall'Italia, era arrivato Tiberio Mitri, aveva combattuto contro Jack LaMotta, era stato travolto e secondo loro tutti
erano su quel livello. Nino invece, lo scopriranno purtroppo per loro, apparteneva a un'altra categoria. Nino Benvenuti non è qui con noi oggi in studio perché si trova da giorni all'estero, però siamo riusciti a raggiungerlo sempre con Davide Novelli e far rievocare in lui i ricordi di quel match. Sentiamo come si è avvicinato proprio all'appuntamento con il Madison Square Garden. Temevi Emil Griffith? Lo temevo perché sapevo che era un grande campione, uno che non... Sai, alle volte affronti un avversario e dici, beh, tanto so che posso fare. Con lui sapevo che per farcela avrei dovuto dare più di quello che avevo dato fino a quel momento. Eppure lui aveva meno match di te. Aveva meno match di me, ma questo non significava che avesse meno esperienza, perché lui aveva combattuto in America e io no. In America si era abituato al ring americano, ai giudici americani, agli arbitri, agli avversari. Io no, io mi incontravo con questo americano che era considerato un grande campione e che la mia vittoria non era scontata. Sentire il mio nome detto all'italiana dal ring che veniva dalla platea era incoraggiante. Non sono da solo, sono in buona compagnia e loro mi aiuteranno a farcela. Tutte quelle cose che mnemonicamente così si pensano e che io ho pensato e che mi sono servite. Sul ring, nel momento che ero salito sul ring, ero già di fronte all'avversario, ero già di fronte alle difficoltà, ero già di fronte al problema da risolvere. Perché per quanto tu possa pensare anticipatamente a quello che dovrai fare, non ci arrivi mai così vicino come quando sei nel posto del combattimento, sei sul ring, sei già là dove non puoi più scappare, sei già di fronte all'avversario, anche se lui ancora non è salito sul ring, sei di fronte a una realtà che devi superare sapendo che è un avversario che, diciamo, che forse si poteva pensare anche più bravo di me. Io non l'ho mai pensato che fosse più bravo di me. Ho pensato che mi avrebbe dato del filo da torcere, ma che io dovevo batterlo. E questa è la carica che mi ero creato, perché se avessi avuto un dubbio minimamente, un minimo dubbio, non avrei fatto quell'incontro, o non l'avrei fatto in quel modo. Bisogna anche aggiungere una considerazione, Dario. All'epoca non c'era internet e quindi non c'era possibilità di studiare l'avversario attraverso filmati o contributi di repertorio. Quindi per Benvenuti fu un vero e proprio salto nel buio, al di là dei racconti di quello che potevano dire Libero Golinelli e Bruno Amaduzzi, che poi l'accompagnarono sul ring. Sì, era soprattutto un salto nel buio al Madison Square Garden, come lui diceva nell'intervista con Davide Novelli, perché andava in un mondo sconosciuto, andava a misurarsi in un'arena prestigiosa. Su quel ring erano saliti i più grandi, era salito Sugar Robinson, Jack LaMotta, a livelli eccezionali. Nino era un campione, era stato campione del mondo delle categorie inferiori e era un campione olimpico, però andava a scoprire un mondo nuovo, andava a scoprire l'America, e scoprire l'America contro un pugile come Emil Griffith non era così semplice, perché se è vero che non faceva molto male, Nino mi ha raccontato più di una volta che aveva queste mani piccole con le dita affusolate, ma le nocche erano dure come noci sentire. E faceva male quando arrivava. Allora andiamo a vivere il match, entriamo nel ring del Madison Square Garden, vi proponiamo con la cronaca di Paolo Rosi il primo, il secondo e il quarto round. Buonasera, ecco Nino Benvenuti inquadrato sul ring del famoso Madison Square Garden. Ed ecco l'arbitro Mark Cohn che dà ai due pugili gli ultimi avvertimenti. Nino Benvenuti tradisce un po' di emozione.
vedete che serra i muscoli della mascella, ma sostanzialmente appare tranquillo. Il suo compito è arduo, è l'impegno più difficile della carriera, per il quale si è preparato come non mai, ma ha di fronte un avversario molto più esperto, che per ben 15 volte si è battuto sulla distanza delle 15 riprese in incontri valevoli per la corona mondiale, 12 volte per quella dei welter, 3 volte per quella dei medi. Saranno molto delicate le prime riprese, nel corso delle quali Nino Benvenuti dovrà cercare di vincere l'emozione che fatalmente lo prenderà. Ma ormai siamo nel vivo del match e già vedete che compare il cartello del primo round. Suona il primo gong. Cerca di attaccare decisamente Griffith con un gancio sinistro che Nino Benvenuti ha evitato. Sinistra e destra di gancio, non molto potente, messa a segno da Benvenuti, che ora è costretto a subire però un destro d'incontro. Nino Benvenuti ha un vantaggio di 2,5 kg nei confronti del rivale, del quale anche è un po' più alto. Cerca di portare una combinazione Benvenuti che Griffith ha parzialmente evitato con uno spostamento sul tronco. Cerca la replica il campione del mondo. Montante parzialmente bloccato da Griffith, che ha chiuso la guardia, punzecchia un paio di volte Benvenuti con il sinistro, portato magistralmente di spalla. Un destro preciso di Benvenuti. Per nulla intimorito, e vedete che Griffith allaccia addirittura Benvenuti per evitargli di proseguire l'azione. Suona il gong della prima ripresa, una ripresa abbastanza indicativa, soprattutto perché ha fornito sufficienti garanzie della condizione psichica di Nino Benvenuti. Verosimilmente si assisterà ora a un tentativo di Griffith per forzare la cadenza del match, ma seguiamo questo attraente, interessantissimo match. Naturalmente dal punto di vista tecnico Benvenuti cerca di tenersi a distanza per sfruttare il suo maggiore allungo, il suo tempismo, mentre compito contrario è quello di Griffith, che cerca di portarsi a ridosso. Griffith è anche disposto a pagare un certo prezzo per raggiungere questo suo obiettivo, ma vedete che è pronto Benvenuti
e non gli concede molte possibilità di attuare sino a questo momento il piano. Preciso gancio al volo di Benvenuti su azione di Griffith, che appare ora più attivo. Tenta di portare colpi improvvisi Emil Griffith, ma ancora la sua azione tradisce una certa cautela e gli sa di non potersi avventurare in attacchi troppo fitti e troppo scoperti. Precisa combinazione di Benvenuti, però si è rifatto prontamente Griffith con un destro. Avete visto che Nino è rimasto un po' sul destro e ne ha approfittato. Un montante preciso! Un montante destro alla seconda ripresa. Ancora non si è ripreso molto bene il campione del mondo, ma Nino conserva la freddezza necessaria per poter sfruttare il momento. Palpitante questo momento, il pubblico si infiamma. E suona il gong della seconda ripresa, con il pubblico costituito in gran parte da italiani giunti dalla patria e da italo-americani, che incita a gran voce Benvenuti. La prima battaglia, quella con se stesso, quindi Nino l'ha vinta, e avete visto che sinora si è battuto da pari a pari con un grandissimo campione quale appunto Emil Griffith, che parte avvantaggiandosi con un destro che sorprende Nino. Vedete fermo sul quadrato, boxa sul tempo, attende l'occasione opportuna per prendere l'incontro e anticipare l'azione di Griffith, ma anche campione del mondo dei medi, vedete, che non si avventura mai in attacchi sconsiderati, è abilissimo e cerca di non commettere nessun errore. È la seconda volta da professionista che Nino Benvenuti va al knockdown. La prima avvenne contro Rodriguez a Roma. Un destro, avete visto, Emil Griffith ha messo a segno un destro preciso che ha nettamente scosso Nino Benvenuti. Momento critico. C'è una notevole inquietudine nell'angolo di Benvenuti. Nino naturalmente cerca di congelare il combattimento affidandosi alle risorse del mestiere per tentare il recupero in un momento estremamente delicato. Manca un minuto al termine del round. Tutto il pubblico degli italiani naturalmente col fiato sospeso e attende con impazienza il suono del gong che ponga fine a questa drammatica ripresa.
che ha visto Nino Benvenuti passare un terribile momento, appare smarrito alla ricerca di bloccare l'incontro, cerca di rifarsi ora con un'azione che dimostra un parziale recupero. E in questo istante suona il gong che giunge provvidenziale a salvare da un'intricata situazione Nino Benvenuti. Prima ripresa di studio, seconda e quarta drammatica contraddistinte da 2 KO, uno per Griffith, un altro per Benvenuti, e lo commenta con noi, è venuto a trovarci insieme con Dario Tolomeo anche Maurizio Stecca, campione europeo, campione mondiale dei pesi piuma, oro a Los Angeles alle Olimpiadi. Tu tra l'altro hai combattuto al Madison Square Garden, ma io rivedendo queste immagini ti chiedo proprio un commento tecnico. È stato un combattimento molto, quasi sempre attaccato, perché non finivano quasi mai le azioni, però Nino gli è uscito quel montante naturale che ha messo nel primo atterramento Griffith, e poi nello stesso tempo Griffith si è ripreso, ma gli ha messo un altro destro e poi da sopra Benvenuti e ha toccato poi il tappeto. Ma sono a livello mondiale, lo sai, tra 2 campioni capita sempre le cose migliori, c'è tutto anche da aspettarselo. Dario, a quel punto il match sembrava andare verso il campione. Ma la quarta ripresa è stata una ripresa di grande sofferenza per Nino, non solo per l'atterramento, anche prima che arrivasse il colpo del knockdown è stata una ripresa sofferta e il finale di ripresa si è affidato al mestiere. Però fino a quel momento il match era, se non in equilibrio, era a vantaggio di Nino, quindi doveva soltanto far passare il tempo, recuperare appieno le sue forze e poi andare avanti. Era difficile, però C'è riuscito. Sentiamo le reazioni, che cosa ha pensato in quel momento Benvenuti nell'intervista con Davide Novelli. Non mi sono impressionato, o meglio, potevo anche impressionarmi, perché da quel momento avrei potuto pensare a fare chissà quali cose. È come se non fosse successo. Ho continuato, lui si è rialzato ed ho incominciato il match come avevo fatto fino a quel momento prima, senza cercare di concluderlo, fra l'altro, ma di continuare a combattere alla stessa maniera. Tanto combattendo in quel modo ero riuscito ad avere un knockdown, e se continuavo probabilmente poteva andare anche meglio. Alla quarta ripresa però succede qualcosa, subisci un diretto destro di Emil Griffith alla tempia, finisci contro le corde e poi al tappeto e vieni contato. Sì, ma io non mi ricordo questo particolare che mi stai dicendo. L'hai rimosso? No, l'ho rimosso perché non mi piaceva. Tu mi devi credere. Fu un colpo molto duro. Allora, i pugni di Emil Griffith erano d'acciaio. Sì, sì. L'hai detto tante volte. Faceva male, proprio quando arrivava addosso sentivi la scarica elettrica. E quello è stato un pugno forte. È stato un pugno dei suoi che avrebbe potuto portarmi alla conclusione del match. E invece no, sono riuscito a superarlo e senza i timori reverenziali nei suoi confronti ho recuperato e ho ripreso il ritmo di prima. Ma che cosa significa subire un atterramento e come si reagisce, soprattutto, Maurizio? Infatti mi è successo a me nella mia carriera in un campionato del mondo a Rimini, con lui e Spinosa. Io ho preso un colpo verso l'occhio, gli girai il corpo e mi prese nel rene e io toccai il ginocchio per terra. In quel momento lì ho pensato, in 10 secondi ho pensato tutto, che potevo continuare o non potevo continuare, perché se continuavo non avevo le forze di andare avanti e intanto vedevo il mio avversario di fronte attivo, cioè vuol dire che lui era ancora più, era pronto proprio per darmi ancora più difficoltà, cioè più carica, e allora in quel caso lì io alzai la mano e gli girai le spalle. Ma sono 10 secondi che pensi tutto quello che vado avanti, non vado avanti, mi ritiro, alzo la mano, e ho alzato la mano, ho voltato le spalle e dopo 1 anno e mezzo sono diventato ancora campione del mondo. Vuol dire che se continuavo
poteva avere una lesione che poi magari non poteva neanche più continuare a fare il pugilato. Quindi bisogna anche essere intelligenti da questo punto Bravo, di vista. e lì è stata una scelta mia che non potevo andare avanti. Ero in vantaggio ai punti, ma pazienza. E il match tra Benvenuti e Griffith continua sul filo dell'equilibrio fino a quando arrivano le ultime 3 riprese, probabilmente le più selvagge, le più intense. Ancora Paolo Rosi. Mancano ancora 3 riprese al termine di questo stupendo combattimento, un combattimento degno di essere incluso nella storia del Madison Square Garden, alla pari di famosi fight che videro protagonisti Rocky Marciano, Robinson e tutti gli altri. Un destro di Griffith mette un po' in imbarazzo il nostro campione all'inizio di questa 13ª ripresa. Ancora nervosismo, qualche scorrettezza di Griffith. Mannino non perde la calma. Cerca di portarsi ora all'offensiva Emil Griffith. Nino Benvenuti evidentemente è costretto, deve necessariamente ridurre il ritmo delle azioni, perché nel corso di queste ultime riprese è stato sistematicamente all'attacco. Ancora in di Griffith, tuttavia sempre irriducibile. Vedete l'azione precisa di Benvenuti che con una serie di colpi di sbarramento evita il proseguire dell'azione di Griffith, incapace di dare ordine e soprattutto pericolosità alla sua azione in questo momento. Passaggio di bravura avete visto di Nino Benvenuti, che sembra non temere la violenza dei colpi dell'avversario. Combatte con un grande autorevolezza. Nino Benvenuti, grandissimo campione. Della 13ª ripresa Nino Benvenuti ha incrementato il vantaggio. Vediamo la madre di Emil Griffith con lo sguardo smarrito, con il volto disorientato che sembra incitare il figlio alla lotta. Si lancia Griffith all'attacco, ma la sua azione è disordinata, a testa bassa. Lo soccorre ancora molta energia, ma sul piano tecnico si sente superato e il campione del mondo avverte il disagio di trovarsi di fronte a un pugile che tecnicamente appare più bravo di lui. Sinistro al volo di Nino Benvenuti.
Vedete che è ancora Benvenuti alla ricerca dell'occasione buona e vedete che Griffith lo tiene per le braccia. Ancora Griffith in difficoltà su una combinazione di scontro sinistro e destro corto di Benvenuti. Ancora il montante che fa piegare le ginocchia a Griffith. Scambi violentissimi. Griffi è pericoloso, ancora avete visto che ora ha messo a segno il destro, ma fortunatamente Nino Benvenuti è riuscito ad evitarlo parzialmente spostandosi all'indietro. Fermo al centro del ring, Nino Benvenuti sembra quasi attendere l'occasione opportuna per colpire. Questa ripresa vediamo Emil Griffith più attivo, cercare disperatamente di recuperare il terreno perduto e nel corso degli scambi è riuscito a portare dei colpi che hanno un poco appesantito Nino Benvenuti, il quale però conclude brillantemente. Avete visto questa 14ª ripresa sostanzialmente equilibrata. Suona il gong della 15ª ultima ripresa, ultimi 3 minuti di lotta. Si lancia alla ricerca del colpo decisivo Emil Griffith, che viene però prontamente fermato dai sinistri di Benvenuti. Disordinata reazione di Griffith. Mentre seguiamo lo scorrere dei secondi con grande trepidazione. Ancora il destro di Benvenuti ha fatto centro, punzecchia con il sinistro Benvenuti e la reazione di Griffith tradisce l'impossibilità di dare un certo peso alle sue azioni e soprattutto di coordinarne la tecnica. Di grande talento pugilistico, su azione di Griffith si è spostato su un lato ed è ripartito con il montante, ora un gancio sinistro. Benvenuti sta battendo Griffith sul piano della violenza pura. Ancora il destro, questa volta diretto di Benvenuti. Ancora combinazioni precise di Benvenuti, sorretto da una limpida lucidità. Tenta il sinistro Benvenuti, ultimissime battute. Qualche scorrettezza e l'ultimo colpo di gong. Judge Leo Birnbaum and referee Mark Kahn
Don't score it 10-5 in favor of Benvenuti. Benvenuti è campione del mondo. Benvenuti, come avevamo preannunciato, ha conseguito pazientemente la sua vittoria nella parte finale del match dopo averci fatto trepidare. Vittoria all'unanimità, 10-5 i due arbitri e il giudice. Vittoria all'unanimità del retto. Avete visto che Nino Benvenuti ha dimostrato di meritare questo successo. Il titolo che fu di Ray Robinson, di Rocky Graziano, di Marcel Cerdan è passato così nelle mani di un grandissimo campione, di Nino Benvenuti. Nino Benvenuti, campione del mondo. Qual è stata l'arma decisiva, Maurizio? Di quello che si è visto è stato il sinistro. Il sinistro è un'arma vincente, il sinistro per il pugile è un mirino, è un binocolo dove partono poi tutti i colpi precisi, perché infatti lavorando molto col sinistro gli è partito il montante destro e Griffith andò per terra e poi tentò anche nelle ultime riprese a tirarlo. Comunque il sinistro è l'arma vincente del pugile. Dario, che cosa significava quella vittoria per un pugile che partiva sfavorito al Madison Square Garden? Io credo significasse moltissimo. Un match di pugilato, un evento sportivo ti regala emozioni, ti regala eccitazione, ti regala orgoglio, ma credo che in quella situazione particolare abbia regalato un qualcosa di speciale, abbia regalato rispetto per il popolo di emigranti che era lì, quelli che avevano caricato Benvenuti di incredibili aspettative e che il giorno dopo, come raccontava anche Nino in alcune interviste, quando tornando al porto, nei cantieri edili o in azienda, potevano dire: io sono italiano, come il campione del mondo dei pesi medi. Può sembrare retorico oggi, ma se ne parliamo 50 anni dopo forse non lo è poi così tanto. E allora andiamo a sentire il post-match di Nino Benvenuti, sempre con Davide Novelli. Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi medi. Bello, molto bello, certo. Una vittoria che mi ha riempito di grande gioia, ma che aspettavo quel verdetto alla fine del combattimento. Non è che mi sono sentito premiato più di quanto non lo meritassi. Ho detto, bene, ho vinto, senza esaltarmi, perché avevo dato e fatto tutto quello che sapevo di avere e di poter dare. Quindi mi sarei, se non fossi arrivato a vincere, avrei detto la stessa cosa, perché più di quello non potevo fare. Emil Griffith dopo il verdetto si avvicina, ti abbraccia, ti cerca, si complimenta. Ecco, bello, questo, quelle le vittorie vere sono queste, soprattutto nel pugilato, quando il tuo avversario viene e si complimenta per il tuo combattimento e si complimenta per la tua vittoria. E quindi sa lui di aver perduto il match. Forse che avrebbe potuto fare qualche cosa di più, ma che non l'era riuscito di fare perché io gliel'avevo impedito. E lui questo mi diceva, che l'avevo battuto perché ero stato più bravo di lui. L'essere ex pugile non mi dice nulla, ma essere il campione che in quella notte ha fatto godere milioni di radioascoltatori, che qualcuno forse avrebbe preferito che io perdessi. Qualcuno dirà no, non è vero, no, è vero, può essere vero, perché non esiste niente nell'assoluto. In quegli anni venivi dal grande dualismo con Mazzinghi, e anche Sandro Mazzinghi ne ha avuto una parte di gloria, perché con me è stato un avversario durissimo, difficilissimo, vicino anche alla vittoria, e che contro uno come me, che in America ha vinto un titolo mondiale, una parte se la può sentire anche sua. Alessandro era un grande campione,
Era un grande campione, dico era perché ormai non si fa più nulla, abbiamo chiuso. Alessandro è stato per me, come Griffith, un avversario da tenere a memoria, perché non si può dimenticare la sua irruenza, la sua potenza, la tua potenza, come eri e come combattevi. Te lo so che ti metti a ridere adesso, ma ti garantisco che tu sei stato, dopo Griffith, il grande campione. Bellissimo questo messaggio finale di Benvenuti. Pochissimo secondi a disposizione per dire quanto è attuale, Dario, questo match tra Benvenuti e Griffith. Credo sia attualissimo, per intensità, per ritmo, per talento. Il montante destro di Benvenuti che mette giù Griffith è un capolavoro, per capacità mentale, fisica e pugilistica. Credo che sia un match ancora attuale oggi. Maurizio, può nascere un nuovo Nino Benvenuti in Italia oggi? No, per me è impossibile. Magari ce ne fossero, magari, che darebbero molto più spettacolo. Adesso è un periodo che è difficilmente che venga fuori. E adesso la storia tra Benvenuti e Griffith non finisce qui. Non finisce qui perché ci saranno altri 2 match, come ci racconta Claudio Valeri nella controcopertina realizzata da Daniele Ferrario. Noi ce la godiamo e vi ringrazio intanto Dario Torromeo, grazie per essere intervenuto, così come ringrazio Maurizio Stecca. Ancora Benvenuti Griffith. La stessa età, nati tutte e due nel 1938, Emil Griffith un paio di mesi prima di Nino Benvenuti. Dopo averlo battuto in aprile, Benvenuti deve concedere la rivincita a Griffith e l'incontro è fissato per il 29 settembre del 67. Nino Benvenuti, snobbato dai pronostici in occasione del primo incontro, questa volta è dato per favorito. Ma le cose andranno diversamente. Colpito duro alla seconda ripresa, Benvenuti combatte con una costola rotta e a fatica riesce a non subire l'onta della sconfitta per KO. Perderà i punti e di quell'incontro ricorderà soprattutto una grande sofferenza. A questo punto la trilogia vive il suo momento decisivo in un Madison Square Garden rinnovato il 4 marzo del 68. Nell'altalena dei pronostici il favorito questa volta è Emil Griffith, ma l'incontro sarà incertissimo e la vittoria ai punti per Nino Benvenuti dipenderà soprattutto dall'11ª ripresa che evidenziò stile e forza del pugile italiano. 6, 1 even for Benvenuti, quindi Nino Benvenuti ha riconquistato il titolo mondiale. Un giudice darà la parità, gli altri 2 assegneranno 8 riprese a Nino e 6 ad Emil. Sì, Nino ed Emilio, come lo chiamava Benvenuti, che dopo 45 riprese sul ring saranno amici fino alla scomparsa del pugile statunitense il 23 luglio del 2013. Benvenuti sosterrà il suo rivale e amico anche nella lotta contro l'Alzheimer che l'aveva colpito. Storie del pugilato, di vittorie e di sconfitte, di botte strette di mano, di ricordi che soltanto loro, i protagonisti, si sono portati dentro per tutta la vita, mentre noi ascoltatori della radio e poi divoratori di immagini della TV rammentiamo quelle notti d'America, quando Nino Benvenuti, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 60, incontrò per 3 volte Emil Griffith, l'imbattibile, a New York.